Grazie, grazie, grazie. Abbiamo superato la quota 1000 subs, come si dice. Un ringraziamento speciale a tutti quelli che si sono iscritti, continuate a farlo e mi raccomando, mettete un mi piace e lasciate un commento. Visto che siamo qua a parlare di Juventus, partiamo. Allora ragazzi, iniziamo con qualche informazione di servizio. Gatti era uscito claudicante durante la partita col Genoa e dopo gli esami strumentali i risultati non sono positivi, ha purtroppo riportato una frattura composta della diafisi del perone che è quello sicino molto lungo che sta al fianco della tibia ed è un infortunio che richiederà almeno 30 giorni. Io ho avuto quell'infortunio, a volte le tempistiche possono essere leggermente più lunghe, speriamo di no, ma chiaramente la maggior parte del peso va a finire sulla tibia, quindi a volte la calcificazione è un po' più lunga. Un grande in bocca al lupo a Federico che comunque in questo momento, come tutta la stagione, ci stava dando secondo me tanto, tanto cuore e tanta anima. Sarà anche un po' interessante vedere cosa succederà perché senza Federico Gatti sembra abbastanza chiaro che i tre dietro saranno abbastanza decisi, cioè con Vega, Calulu e Kelly, mantenendo sempre le dita incrociate. Per quanto riguarda gli altri, Cambiasso e Douglas Luiz stanno provando a recuperare per la partita contro la Roma, però al momento si stanno ancora allenando a parte. Quindi appena ci saranno più informazioni chiaramente ve le darò. In questo momento la Lazio sta giocando col Torino. Eravamo a fine primo tempo, il risultato era sullo 0-0, una partita abbastanza combattuta su entrambi i fronti, scusate. Se dovesse rimanere così, comunque a noi farebbe anche più che comodo, visto che i biancocelesti andrebbero a meno 3 punti, a pari punti con la Roma, e Roma che sarà poi il nostro prossimo avversario e che incontreremo fuori casa domenica in una partita veramente molto importante. La Lazio invece comunque dovrà poi affrontare l'Atalanta fuori casa e insomma, questo sarà un qualcosa che ci dirà ancora di più, quale potrebbe essere la nostra sorte a fine campionato con l'obiettivo chiaramente quarto posto. Come ogni fine settimana c'è chi scende e c'è chi sale. Salgono chiaramente il Napoli e l'Inter e non solo di punti, un Napoli che ha giocato un ottimo primo tempo andando in vantaggio 2-0 contro il Milan, un Milan che come tante volte abbiamo visto quest'anno è sembrato un po' stanco, un po' spaesato, con poche idee e alla fine ha iniziato a diventare pericoloso solo nel secondo tempo con l'ingresso di Leao. Un Milan che ha sprecato un rigore dove c'è stato quel siparietto tra Leao che passa la palla a Pulisic, a Pulisic che passa la palla a Jimenez probabilmente per dargli fiducia e alla fine sbagliano il rigore. Quindi la partita finisce 2-1 e come al solito per quanto riguarda Antonio Conte, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a far vedere cosa sanno fare e quindi il Napoli sarà lì a combattere fino alla fine. La partita dell'Inter è stata interessante perché il primo tempo l'Inter ha dominato, poteva dilagare e tra l'altro un Udinese che ha fatto le scelte un po' discutibili, lasciando tanti spazi in campo aperto all'Inter, l'Inter che è già devastante di per sé, poi quando gli lascia il campo aperto diventa anche più pericolosa. Però nel secondo tempo l'Inter si è andata un po' a complicare le cose, soprattutto perché non ha chiuso la partita e quindi c'è stato quel bellissimo gol da fuori area di Solet che ha segnato un gol bellissimo e poi Lucca è andato vicino al pareggio e Sommer in più di un'occasione ha veramente salvato la porta dell'Inter. Però l'Inter che si dimostra di essere una squadra che ehm, ha esperienza, secondo me ci vuole anche un po' di fortuna, questo è normale nel gioco del calcio e poi soprattutto non si possono vincere tutte le partite 3, 4, 5, 6-0. Basti pensare all'Atalanta che vince 6-0 contro il Verona e poi fa fatica contro il Venezia e pareggia 0-0. Quindi secondo me è anche importante capire quello, anche in ottica della nostra Juventus, perché c'è sempre questa idea ormai da un po' di tempo che aleggia che comunque bisogna stravincere le partite, in realtà nei campionati tante partite vengono vinte di misura. Atalanta in difficoltà, Atalanta che perde 1-0 contro la Fiorentina con il gol del solito Moise, che segna un gol su una disattenzione difensiva di Hien che sbaglia uno stop. È un Atalanta purtroppo che con questa sconfitta chiaramente dà un po' l'addio ai già difficili sogni scudetto. Chiaramente è un peccato dal punto di vista dei tifosi dell'Atalanta perché più di qualche volta sono arrivati vicini comunque a questo possibile traguardo, però sembra sempre che negli ultimi chilometri veramente la macchina si inceppi e si faccia fatica poi ad arrivare al traguardo. Quindi l'Atalanta che adesso comunque ha anche un calendario non facile e dovrà difendere anche il terzo posto che comunque vuol dire Champions League assicurata. Chiaramente con questa sconfitta il Milan è definitivamente non solo fuori dai giochi Champions,
che forse lo era già, ma probabilmente saluta anche la possibilità di poter giocare delle coppe europee l'anno prossimo, visto che comunque il calendario veramente importa poco per quanto riguardi Milan, ma anche Juventus, perché entrambe le squadre quest'anno hanno dimostrato di essere molto umorali, quindi alla fine più che il calendario bisogna vedere lo stato di forma del Milan e il Milan in questo momento sembra abbastanza in difficoltà. Un Bologna invece del quale ci dobbiamo occupare perché è la squadra davanti a noi, un Bologna vittorioso per, 1-0 con quel bellissimo gol di Orsolini, però c'è da dire una cosa, il Bologna ha un calendario che vorrei dire, essere quasi, non voglio dire letale, però metterà sicuramente alla prova la squadra di Italiano, perché nelle prossime settimane incontrerà Napoli, Atalanta, Inter, Juventus, Milan e Fiorentina. Quindi tra le, sfidanti diciamo per quell'ultimo posto in Champions League, anche se io credo che anche quello dell'Atalanta sia un po' non sia un terzo posto assicurato, beh comunque il Bologna ha sicuramente il calendario più difficile. Spendiamo ancora un paio di parole, dopo aver fatto un po' il quadro della situazione, perché vi ripeto, a noi quello che interessa per i motivi che già conosciamo è riuscire ad arrivare al quarto posto, per andare l'anno prossimo in Champions League. Però spendiamo ancora un paio di parole sulla partita di domenica che secondo me è importante. Ho letto molti commenti, non tanto sul mio canale perché non commentate, adesso vi bacchetterò se non commentate, scherzo, però leggendo un sacco di commenti su altre pagine, dopo i video, eccetera, eccetera, chiaramente ci siamo un po' ancora un po' separati come fazioni. Succede sempre alla Juventus, succede sempre in Italia, quindi non mi stupisce. Però voglio dire, quello a cui voglio arrivare è questo: bisogna essere molto felici della vittoria di sabato scorso, perché quella in realtà era l'unica cosa che contasse. Vincere e portare a casa i 3 punti in questo momento è l'unica cosa che conta. E credo anche che questa Juventus di Tudor, vado a ripetere quello che ha detto nella conferenza stampa, di presentazione, ci vuole l'elmetto e bisogna pedalare. Credo che più che stare qui a preoccuparci di giocare partite strepitose e per arrivare a risultati incredibili, bisogna semplicemente portare a casa i 3 punti e andare avanti a testa bassa. Non si può aspettare che Tudor sia il salvatore della patria e non si può nemmeno aspettarsi che lui abbia la bacchetta magica. Credo che quello che sia importante da oggi fino alla fine della stagione è andare a recuperare alcuni calciatori, non come Milik che ormai, non so se l'avete sentito, ha avuto un altro anche infortunio. A me mi dispiace chiaramente ormai, però è diventata un po' una barzelletta. Più che altro andare a recuperare alcuni giocatori come Dusan Vlahovic, perché se ormai come sembra chiaro a fine anno ci sarà la separazione comunque tra la Juventus, lui avendo ancora un altro anno di contratto dovrà portare nelle nostre tasche almeno un po' di soldini. Ed è chiaro che se passa la maggior parte del tempo in panchina e non fa vedere le sue qualità, sarà difficile comunque venderlo per una cifra quantomeno dignitosa, e credo che con lui ci sono altri giocatori che andranno comunque, valutati e rivalutati, e Tudor dovrà fare un lavoro anche con qualcuno come Douglas Luiz, chiaramente quando tornerà disponibile, speriamo con la partita contro la Roma, perché sono altri calciatori che se in caso noi dovessimo decidere di non mantenerli e di venderli a fine stagione, beh, è chiaro che dopo investimenti abbastanza importanti fatti durante il corso del mercato estivo scorso, bisognerà fare in modo che non si perda un patrimonio anche economico, perché è chiaro poi che in base al nuovo allenatore, per esempio se dovesse rimanere Tudor, ci saranno tanti cambiamenti, perché noi abbiamo una squadra al momento fitta di esterni, però abbiamo abbastanza poche scelte a centrocampo. Poi bisogna anche vedere cosa succede a giocatori come Cambiasso, che a mio parere se andiamo a vendere Cambiasso, che io ormai ho capito che a parte 2 o 3 che veramente non vorrei toccare, tanti sono sacrificabili. Però se dovessimo andare a vendere Cambiasso, ci sarà bisogno di trovare qualcuno che lo possa sostituire, e vi assicuro che Cambiasso è perché ormai non lo vediamo in forma da qualche tempo, ma il Cambiasso dell'inizio stagione era abbastanza devastante. Quindi non lo so, io credo che sia importante mantenere i piedi per terra, non bisogna troppo, pensare che adesso tutti i problemi siano stati risolti, però io vorrei dare anche un consiglio: bisogna iniziare un attimo anche a godersi le vittorie, cioè altrimenti veramente non ce le godiamo mai, visto di questi periodi di questi periodi sono state poche e, non abbiamo avuto il tempo e il modo di, divertirci come facevamo una volta, bisogna anche essere contenti quando la Juventus porta a casa i 3 punti. La prossima partita secondo me contro la Roma, mi aspetto di vedere comunque un passettino in più per quanto riguarda
un po' più di fluidità nella manovra e anche un po' più di precisione per quanto riguarda, certi movimenti, non tanto movimenti, dettati dagli nuovi schemi di Tudor, ma più che altro nel fatto che la squadra, avendo giocato per la prima volta con la difesa a 3 e per la prima volta con esterni, diciamo, a tutta fascia, come hanno fatto McKennie e Nico Gonzalez, è anche normale che ci sia un po' di imprecisione, sul discorso di alcuni passaggi, ma anche delle posizioni in campo. Io vorrei comunque vedere Colmoni, ve lo dico subito, per una serie di motivazioni, perché comunque Colmoni non ci è stato regalato o dato a gratis come prestito. L'abbiamo pagato e anche parecchio, quindi vorrei quantomeno vederlo per delle ispezioni di partita, anche perché con un gioco diverso rispetto a quello precedente di Motta, con un gioco più in profondità, senza chiaramente questo possesso palla, quasi allo sfinire, un giocatore come Colomani, a cui piace comunque attaccare la profondità, potrebbe veramente aiutare la Juventus e potrebbe aiutarci anche a portare a casa poi la qualificazione Champions League. Comunque vedremo cosa succederà. Ci vediamo presto, vi terrò informati su quello che succede in settimana. Ho un paio di video in mente su un paio di temi di cui uno ho già accennato comunque sul discorso di quello che è successo in Cassazione. Vi ringrazio a tutti, continuate a iscrivervi, ad iscrivervi, un abbraccio, forza Juve, ciao.